Ben ritrovati cari amici tifosi rossoneri qui sul canale Milanisti, video a caldo con commento sulla partita appena conclusa tra Leeds e Milan, la prima delle due amichevoli che il Milan farà prima della prima partita ufficiale, quella di domenica prossima con il Bari per i preliminari di Coppa Italia. Oltre a fare due chiacchiere, ad analizzare quello che è successo, poi facciamo chiaramente il punto sulla questione mercato perché ci sono delle notizie importanti. Prima di tutto però vi invito a iscrivervi a questo canale per sostenere questo progetto, ad accendere la campanella anche se siete già iscritti, a mettere un like e a commentare anche tatticamente con un ciao o con un grazie. Va benissimo per aiutare l'algoritmo a far conoscere questo canale. Grazie a tutti. Allora, partita appena conclusa, ovviamente non commento il risultato, che è qualcosa che in questa fase della stagione conta zero, anche se è comunque un pareggio, ma commento invece il fatto che Allegri e il suo staff abbiano voluto due partite ravvicinate come quella di oggi e quella di domani con il Chelsea a Londra, per dare minutaggio a tutto il gruppo, a tutti i giocatori a disposizione. Quindi ovviamente trattandosi di due avversari di livello completamente diverso, Leeds e Chelsea neo campione del mondo perché ha vinto, ricorderete, il mondiale per club sostanzialmente contro il PSG, è una partita straordinariamente giocata dai giocatori della squadra di Londra, e quindi ovviamente trattandosi di un avversario temibile e chiaramente di livello, Allegri ha preferito oggi far scendere in campo i giocatori, diciamo, di rincalzo, le seconde linee, a parte qualcuno che inevitabilmente doveva scendere in campo per forza perché non abbiamo tante alternative, mi riferisco ovviamente ai difensori centrali. Domani probabilmente vedremo la squadra che in questo momento è reputata dal nostro mister la squadra titolare e che probabilmente sarà quella che affronterà il Bari per il preliminare di Coppa Italia. Poi quello che succederà nella settimana successiva e quindi con l'inizio del campionato verrà determinato anche dalle ultime battute di questo calciomercato, perché siamo in procinto di dare una risposta al Newcastle, che ha fatto un'offerta che si avvicina molto a 40 milioni bonus complessivi per Ciao. Una risposta che potrebbe essere positiva perché ci sarebbe una grossa plusvalenza qualora il giocatore fosse venduto a questa cifra, e da qui si aprono scenari che poi dopo esploreremo insieme, perché chiaramente già dovevamo prendere un altro centrale, perché se giochi con la difesa a 3 come giocherà il Milan, di centrali difensivi ce ne vogliono perlomeno 5. Ora se va via anche Ciao ovviamente ce ne vorranno altri 2. Ma torniamo alla partita, una partita che ha fatto vedere, nonostante fossero in campo schierati giocatori di, fra virgolette, riserva e anche alcuni ragazzi del settore giovanile, Primavera o Milan Futuro, cambia poco. Quindi nonostante una squadra altamente rimaneggiata, abbiamo visto che Allegri è riuscito con il suo staff a dare un'impronta, un'idea di gioco che ha praticamente contagiato tutti. Quindi è riuscito a dare un modo di stare in campo che è uguale per tutti, quindi cambiano i giocatori ma non cambia il modo di stare in campo. Una squadra compatta con un baricentro medio-basso e che è pronta a ripartire velocemente con grandi verticalizzazioni. È ovvio che questa squadra che abbiamo visto oggi in amichevole è una squadra che è stata messa su così, diciamo dal nulla, quindi giocatori che non hanno mai giocato insieme o che hanno giocato pochissimi minuti insieme e che quindi non si conoscono, però ha fatto vedere la solidità difensiva tanto cara ad Allegri e che noi dobbiamo assolutamente rincorrere, perché abbiamo visto negli scorsi anni e soprattutto nell'ultima stagione che se non hai solidità difensiva e devi sempre rincorrere il risultato, ovviamente poi
la situazione ti sfugge di mano e poi arrivi ottavo in campionato. Quindi nota lieta appunto la solidità della squadra, nonostante i giocatori diciamo non abituati a giocare insieme, giocatori inusuali anche per certi ruoli, per certe situazioni, un 3-5-2 che vedeva tre difensori centrali, di cui due, quelli che probabilmente saranno i titolari, Gabbia e Ciao, e poi un ragazzino, poi un altro ragazzino sull'esterno di destra al posto di Saelemaekers, e Stupinian come esterno di sinistra a tutta fascia, quindi quando la squadra si abbassava ovviamente faceva il terzino, quando la squadra si alzava faceva il centrocampista, il quinto centrocampista di sinistra, e poi Ciukwueze dalla parte opposta a dare una mano al centrocampo e anche alla fascia, e poi davanti Okafor e Santi Giménez rientrato dalle ferie dopo una lunghissima stagione, perché poi con il Messico ha dovuto giocare la Coppa. Era importante questo allenamento, questa partita amichevole, anche per ritrovare Santi Giménez, che si è fatto trovare pronto all'appuntamento con il gol, perché ha fatto un gol da centravanti, quindi gol da opportunista in piena area piccola del pallone, dopo un'azione ben congegnata, dopo che il Milan ha fatto muovere bene il pallone e con un passaggio filtrante che ha praticamente tagliato tutta la difesa da sinistra verso destra, si è fatto trovare pronto e di piatto l'ha messa sotto l'incrocio dei pali. Quindi tutto sommato una partita condotta con grande sacrificio, grande umiltà, grande compattezza dalla nostra squadra. Alcune note positive, come dicevo, il ritorno di Santi Giménez, l'impegno sempre e comunque presente sia di Ciukwueze che di Okafor, la difesa con due centrali titolari, Pavlovic e Gabbia, che ha dimostrato ancora una volta sicurezza, nonostante chiaramente ci fossero dei ragazzini che completavano sia il centrocampo che la difesa, quindi con qualche sbavatura, ma Gabbia e Pavlovic mi sono piaciuti. E poi dulcis in fondo l'esordio di Ardon Yashari, un giocatore che, come ho detto, non riempie l'occhio, perché ho detto non aspettiamoci un Modric, per intenderci, non è un artista che pennella, anche se alcuni palloni filtranti, alcuni tagli che vedremo e che abbiamo visto anche oggi saranno veramente delle pennellate, però non è il giocatore artista, non è il ballerino di danza classica, è un giocatore tosto, è un giocatore forte sulle gambe, è un giocatore tignoso, come dicono alcuni bravi giornalisti sportivi, un giocatore che chiaramente adesso deve vincere il primo impatto con la nuova squadra, con la nuova società, deve sapersi caricare sulle spalle la pressione che questa maglia comporta e che comporta anche giocare a San Siro, però ha già dato alla prima uscita segnali assolutamente incoraggianti di quello che farà, perché lui darà diciamo una quadratura al centrocampo, sarà un elemento importantissimo per fare entrambe le fasi, sia quella di costruzione offensiva che quella di distruzione e difensiva. Quindi tutto sommato un buon test che è sicuramente propedeutico a quello che vedremo, come ho detto, con il Bari domenica prossima. Domani vedremo una partita più vera, secondo me, con, come dicevo, la squadra che in questo momento Allegri probabilmente ritiene la squadra titolare in campo. Probabilmente domani vedremo in campo sin dall'inizio Leao, Modric, Loftus-Cheek, Fofana, Ricci, Saelemaekers, Maignan, quindi pensate quanti titolari mancavano oggi nella partita. Purtroppo Pulisic non sarà della partita perché ha un piccolo acciacco, ha un piccolo problema alla caviglia rimediato contro il Liverpool, quindi salterà queste due amichevoli. Purtroppo per un altro piccolo acciacco salterà questi due amichevoli anche Alex Jimenez, che invece avrei voluto vedere perché là sulla fascia in concomitanza di Saelemaekers o in alternativa a Saelemaekers secondo me è un ottimo elemento.
Ma comunque dicevo, domani vediamo cosa succederà e sicuramente farò un video anche in quel caso per commentare a fine partita. Parlando di mercato, invece, la notizia, come dicevo, è che il Newcastle ha praticamente recapitato al Milan un'offerta che si aggira intorno ai 40 milioni, comprensivi di bonus per Ciao. Il Milan sta valutando se chiudere o no. Nel caso dovesse chiudere, come ho detto, abbiamo bisogno di due centrali difensivi e in questo caso ovviamente i due nomi che saltano agli occhi sono quelli di Leoni e Comuzzo, Leoni al Parma e Comuzzo alla Fiorentina, ma sono giocatori estremamente costosi, perché sappiamo bene che ci lamentiamo poi che la nazionale non funziona bene perché i nostri giovani non sono valorizzati, ma ci vorrebbe che qualcuno desse anche un controllo, no, a quelli che sono i prezzi di mercato, perché se mi fai pagare un giovane come Leoni che ha ancora tutto da dimostrare 35-40 milioni, è chiaro che poi diventa difficile per qualsiasi squadra, perlomeno in Italia, prenderlo e farlo giocare. Quindi al momento non so se il Milan possa o voglia investire tutti questi soldi su un giovane giocatore che sicuramente ha le stigmate del campione, perché l'ho visto giocare e sembra veramente un giocatore predestinato, no? Ad arrivare in nazionale, a essere un pilastro, speriamo, del Milan, della difesa del Milan e anche della nazionale, però francamente 30-35 milioni secondo me sono una cifra spropositata per un ragazzo così giovane. Stesso discorso per Comuzzo, la Fiorentina non credo che lo ceda per 5-10 milioni, credo che chieda 25-30 milioni anche la Fiorentina, quindi non credo che arriveranno entrambi. Sarei già contento se ne arrivasse uno e se dovessi scegliere preferirei Leoni, perché ha ampi margini di miglioramento e sicuramente più forte fisicamente, più completo secondo me in certi fondamentali, ma dovremo prendere sicuramente anche un altro centrale. E poi chiaramente c'è un discorso aperto sull'attaccante, perché sembra che il Manchester United abbia aperto al prestito di Højlund, l'attaccante che sta facendo sportellate con Vlahovic per vestire la maglia del Milan, ma in realtà visto che Amorim, scusate, l'allenatore del Manchester United ha mandato un segnale molto preciso a Højlund, tenendolo assolutamente e totalmente in panchina nella partita che ha giocato il Manchester United, è chiaro che a questo punto la palla passa direttamente al giocatore che sta valutando, e non è detto che scelga di venire al Milan. Quindi mentre Vlahovic, da quello che sapevo io, avrebbe già dato la sua disponibilità a venire al Milan qualora si trovasse una quadra, Højlund ancora sta riflettendo. Sul discorso dell'attaccante bisogna fare una piccola riflessione. Il Milan ha scelto questi due profili perché sono gli unici due attaccanti di un certo livello che sono abbordabili, perché abbiamo visto altri profili come Nunez e altri giocatori che chiaramente chiedevano cifre che il Milan non era in condizione di poter spendere. Ora, di fronte però a due giocatori come Højlund e Vlahovic che hanno smarrito la strada, che hanno perso quella verve, quella capacità di essere determinanti che avevano rispettivamente Vlahovic alla Fiorentina e Højlund all'Atalanta, con le loro nuove esperienze, Højlund al Manchester United e Vlahovic alla Juventus. È chiaro che non abbiamo la certezza che entrambi i giocatori presi dal Milan possano tornare ad essere quello che abbiamo ammirato nelle squadre che ho detto prima, quindi Højlund all'Atalanta e Vlahovic alla Fiorentina. Sono comunque due scommesse, perché la base c'è, il giocatore di base sia fisicamente che tecnicamente c'è, ma non è detto che mentalmente i due giocatori messi nel contesto del Milan possano rinascere, e quindi se dobbiamo rischiare, meglio rischiare il meno possibile. Quindi
siccome per Vlahovic la Juventus ha sparato alto, si parla addirittura di 30-35 milioni, anche se è un anno dalla scadenza, perché Vlahovic, a differenza di Højlund, ha una scadenza 2026, quindi è chiaro che in questo caso la Juventus sta sparando una cifra che credo nessuno pagherà per questo giocatore. Però tant'è la situazione, quindi se il Milan dovesse spendere 30-35 milioni per il cartellino, più dare al giocatore perlomeno la metà di quello che prende ora la Juventus, quindi prende 12 netti, quindi 6 milioni netti, è chiaro che se poi il giocatore non risponde alle aspettative, noi abbiamo fatto un buco nell'acqua, e poi come fai a rivenderlo? Perché se Vlahovic viene al Milan e fallisce, questo giocatore difficilmente lo rivendi a 30-35 e quindi non recupererai mai l'investimento che hai fatto. Discorso diverso su Højlund, proprio perché essendo un prestito con diritto di riscatto, è una sorta di periodo di prova di un anno, è un prestito oneroso, quindi il Manchester United chiede, mi sembra, 5-6 milioni, però al limite hai perso 5-6 milioni, cioè lo tieni un anno, vedi come va, se non va bene lo rispedisci al mittente, è un diritto e non un obbligo di riscatto, e magari vai su un altro profilo, un altro giocatore. Quindi per una questione proprio di investimento a lunga scadenza, anche se io come giocatore avrei preferito Vlahovic, capisco che probabilmente la scelta più ovvia, più logica, più saggia è quella di Højlund, quindi staremo a vedere. L'importante è chiudere velocemente il discorso attaccante, chiudere velocemente il discorso terzino destro. Sembra che anche lì la situazione si dovrebbe sbloccare nel giro di poco tempo, perché così abbiamo completato gli acquisti fondamentali e adesso possiamo dedicarci appunto a, come dicevo, alla ricerca dei due difensori centrali, e poi magari se ci fosse qualche uscita tipo Chukwueze, Musa non credo, perché a questo punto è uscito Bondo, quindi Musa probabilmente rimarrà, ma insomma se ci dovesse essere qualche movimento dell'ultima ora, quelli saranno ritocchi che poco cambieranno della squadra, ma noi capiremo un po' più di quello che sarà il nostro campionato, la nostra nuova stagione, dal tipo di attaccante che arriverà, perché comunque un po' di differenza fra Højlund e Vlahovic c'è, e soprattutto dai due difensori centrali, perché se arriva Leoni e poi arriva un difensore esperto, quindi un trentenne con esperienza, allora magari abbiamo completato anche il reparto difensivo, e allora veramente la squadra ha un livello molto alto. Non dico che possa vincere lo scudetto, ma sicuramente può lottare per le prime 4. Se non riusciamo a mettere a posto il discorso attaccante e non riusciamo a prendere due centrali di livello, allora c'è un piccolo ridimensionamento, secondo me c'è, quindi dobbiamo rivedere un attimino la situazione. Comunque per adesso è tutto, ditemi cosa ne pensate della partita appena conclusa e di quello che avete visto, se l'avete vista contro il Leeds, e ditemi cosa ne pensate di Thiaw, della cessione di Thiaw, dell'eventuale acquisto di Leoni o Comuzzo, e poi ditemi cosa ne pensate di Højlund, che sembra essere l'attaccante che probabilmente vestirà la maglia rossonera. Un saluto a tutti, ci vediamo nei prossimi video, sempre Forza Milan.